Nuovo appuntamento con Facciamo finta che, una bellissima puntata perché andremo a scoprire un sacco di cose insieme e poi farà anche un po' da collante a tutte le puntate che abbiamo fatto finora e lo scopriremo insieme. Quindi io non perdo troppo tempo ma comincio già a ringraziare Enrica Perucchietti, Prabate Eusebio e tutta la Uno Editori per averci mandato prontamente questo libro che sarà protagonista di questa puntata insieme a noi, ovviamente con l'autrice Susi Bledi, benvenuta. Ciao, ciao. Come stai innanzitutto? Sto bene, sì, io sto bene, non ho niente, non, non so, Beh, assolutamente. noi siamo a Torino e in questo momento siamo arancioni. Voi che colore siete? Noi siamo arancioni, credo, Uguali. non so precisamente, sì, sì, però adesso invece per Natale diventiamo tutti gialli, no? Bah, si Cosa spera, diventiamo? si spera. Sì, Magari... sì, oggi ho sentito, sento il telegiornale una volta all'anno, Beh, oggi l'ho sentito. è capitato oggi. E- esatto, e quindi, e quindi niente, per Natale tutti così. Mm. Bene, io ti ringrazio di essere qua insieme a noi, andiamo subito a bomba, tanto noi facciamo finta, quindi andiamo anche veloci, voi amici a casa, tutto ciò che diciamo, se vi suona qualche domanda o vi si accende un po' la lampadina, voi poi andate ovviamente sia sul libro ma poi continuate le vostre ricerche, quindi andiamo spediti. Sì, ho capito anche che avendo già il titolo Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Sai che era una canzoncina. Sì, sì, No, vabbè. però facciamo finta che è ormai così, un motivo giusto e quindi se parlate di questo, quindi credo che possiamo dare fuoco alle polveri, insomma, voglio dire, possiamo parlare di tutto liberamente, ecco, voglio Sì, dire, sì. no? Non sto attenta a dire le No. cose, ecco, No, 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 quindi. ho detto noi siamo in prima serata, ma siamo volutamente fantascientifici, così non offendiamo nessuno, non urtiamo la sensibilità di nessuno, andiamo come un treno. Ok. È vero, è una bella trovata questa della fantascienza, perché siamo in piena fantascienza, chiaramente. E poi ci arriviamo anche sul presente, ma partiamo dal libro, da questa dea, questa figura di questa dea che ha creato l'uomo. Io comincio a farti un po' rivelare chi è e poi facciamo tutti i collegamenti nel caso. Guarda, allora, come dico nel libro, io non è che sono una studiosa di quelle, insomma, che fanno le ricerche pazzesche sui libri e cose del genere. Io ho vissuto in giro un po' per il mondo, ho visto tante cose. Un tema che mi è caro, che da sempre ho ricercato tra i tanti, perché poi io sono appassionata di tutto, di tutti questi temi così un po' misteriosi, diciamo. Ho fatto anche una trasmissione su questo che poi non è finita, però va bene, è tutto. E quindi, come dire, il tema che mi ha sempre però appassionato, che è stato un po' il centro di tante cose, è stato appunto questo della Dea. Perché? Beh, perché vengo da un passato femminista, perché come dire, l'idea che appunto il divino fosse nato dal punto di vista come origine da un'idea che riguardava il femminile è sempre stato molto interessante e ormai è assodato, diciamo, non solo gli studi della Jim Butas, ma tanti altri studiosi possono e debbono affermare che il primo divino per gli esseri umani è stato sicuramente un divino con sembianze o con fattezze femminili o con caratteristiche, perché io parlo nel libro, addirittura parto dalla grotta, come sai, sono state trovate grotte addirittura che sono state in qualche modo costruite a forma di utero, no? Di sesso femminile. Perché? Perché è il significato profondo di tante cose, della fertilità, della nascita, eccetera. E poi andando avanti questa immagine diventa diciamo, con la presenza dell'uomo nelle prime città come Çatalhöyük, come tutte le città di 8000 anni avanti Cristo, insomma le città più arcaiche, è il personaggio principale, no? La dea, questa dea grassa con caratteristiche molto evidenti, queste che sono poi le Veneri, che sono un po' in tutto il mondo, continuiamo a trovarne, la Venere di Willendorf,
La Venere di Savignano, è trovata vicino a casa mia, hanno queste caratteristiche: grandi seni, grande abbondanza. E allora, simbolicamente, bravi, bravissimi, avete messo, dal punto di vista simbolico, diciamo così, naturalmente questo cos'è? Ha l'abbondanza, la natura, il seno, tutte queste cose, benissimo. E abbiamo dato a questa immagine un'immagine archetipa, l'abbiamo fatta diventare un'immagine archetipa, che io ho trovato in tutto il mondo, dalla Pachamama in Perù, in Sud America, alla Shakti in India, alla Amaterasu in Giappone, adesso per dirne qualcuna, ma tutte le Venere, tutte le dee del Medio Oriente. Ora, questa è una roba così, che ormai è passata così, no? È un'immagine, questa è un'immagine del divino simbolico. Ecco, a me questa cosa, come dire, ha cominciato a non bastare. Io ho voluto andare a cercare l'immagine che poteva coincidere con questa, cioè il personaggio che poteva coincidere con questa immagine. E il personaggio che ci va più vicino, che è molto più, appunto, che ha le stesse caratteristiche, che ha queste caratteristiche, è proprio un personaggio così, sumero, diciamo, della mitologia sumera, ed è questa Ninmah, che comunque ha poi anche tanti nomi. Ninmah e Ninursag, questa è appunto l'immagine di Ninursag, è la stessa cosa, è la stessa persona, stiamo parlando della stessa persona che prende diversi nomi. Ninursag come dea della montagna, quando aiuta il figlio, e dea della montagna, figurati, Amaterasu in Giappone è proprio la dea della montagna, per dire, quindi è la stessa cosa, capisci? Esatto, questa che è appunto la dea giapponese, e con le stesse caratteristiche che ho trovato proprio personalmente, proprio andandole a cercare, viaggiando in tutto il mondo. Però l'origine è sumera, l'origine è nei miti sumeri. Allora, ancora una volta, facciamo finta che è possibile che i miti siano delle favole, possibile. È possibile che raccontino delle cose così che la gente si è inventato, possibile, però sono talmente coerenti fra loro, e soprattutto quelli sumeri, ma poi accaduti a tutti gli altri, no, nella storia, o anche i miti, diciamo, indiani, eccetera, sono talmente coerenti e alla fine raccontano la stessa cosa anche nel mondo, che a questo punto c'è da chiedersi se questa cosa non sia poi invece una cosa da prendere in considerazione. E nel mito sumero, la Trasis, la dea che crea l'uomo, è proprio questa Ninmah. Perché è una genetista, e quindi poi andremo a vedere come più indizi fanno una prova e più prove poi ci diano magari qualcosa di un po' più concreto. Ma andiamo poi, fra l'altro, mentre tu parlavi mi viene in mente anche un aggettivo per descrivere una donna sinuosa, si dice giunonica, e quindi anche qui certo. rientra un po' anche in queste raffigurazioni. Ci facciamo trasportare perché? Perché questa figura, questa dea in realtà era una genetista, e qui lo andremo anche a collegare a come, e lo andremo anche a collegare a quello che abbiamo sentito anche con Biglino, di come gli Elohim, in questo caso gli Anunnaki, abbiano creato l'uomo, e quindi andiamo più nello specifico. Ma appunto, leggendo la Trasis, che è il mito che racconta, che praticamente racconta, Atrasis è l'Upanishad, è il Noè sumero, diciamo, no? E oltre a raccontare tante altre cose, a un certo punto c'è il racconto di come è stato creato l'uomo. E quindi è molto, come dire, è talmente logico, ed è talmente, il racconto è talmente chiaro, che si fa fatica a pensare che sia solo una favola, solo un racconto di fantasia, perché è molto chiaro
nella sua durezza anche, nella sua, del suo esprimere e raccontare come l'uomo è stato creato. Come è stato creato e perché fondamentalmente. I primi lavoratori, i primi a arrivare sulla Terra sono appunto questi antichi astronauti, questi dei che hanno al loro seguito degli dei minori chiamati i Gigi. Questi dei minori devono lavorare e fare qualche cosa. Allora lì non è specificato come poi magari racconta Sitchin nei suoi vari libri. Sai che io l'ho intervistato 2 volte a casa sua a New York, e quindi appunto è da lì un po' che tanti dubbi mi sono venuti e ho incominciato a indagare proprio seguendo un po' le cose che lui mi aveva rivelato fin dall'inizio, fin dalla prima intervista che gli ho fatto, praticamente 20 anni fa, sì, 20 anni fa, e poi l'ho rivisto dopo 10 anni. Avevo fatto tutti i viaggi di questo mondo e avevo anche visto con i suoi occhi e seguendo un po' le sue teorie avevo visto tante cose e avevo incominciato a sospettare che forse avesse ragione. In ogni caso, la prima cosa che lui mi disse appunto era questa: gli dei cercavano l'oro sulla terra. Ora io non so bene se questa cosa è vera o meno. Certamente nella Trasi si dice che gli dei minori, gli Gigi, cercavano, cioè stavano lavoravano. E cosa avevano? Avevano il cesto da lavoro. Il cesto nell'ideogramma egiziano, cesto sta per oro, probabilmente perché è col cesto che si cerca nell'acqua l'oro, no? Come facevano nell'antichità e come facevano anche i cercatori d'oro in America, no? Sai che proprio andavano a setacciare i fiumi per trovare l'oro. Non lo so, certamente è una particolarità. Ora, ecco, loro lavoravano, facevano una gran fatica e a un certo punto, dopo vari eoni, allora gli eoni sono caratterizzati da un tempo lunghissimo, lunghissimo per l'uomo, ma non lo è per loro. Questi qui però l'avevano lavorato molto lo stesso e per cui si ribellano. Hanno anche un capo che spiega loro che devono scioperare, devono andare a protestare dal grande capo Enlil. Loro lo fanno e questi si sentono quelli che sono diciamo gli dei che vengono citati come dei più importanti, si prendono paura, hanno paura di questa ribellione, perché è una ribellione anche aggressiva, diciamo non pacifica, e a questo punto decidono, cioè devono trovare una soluzione. Forse non gli va tanto bene trovare questa soluzione, ma è l'unica che viene in mente forse a uno di loro, che è questo Enki, che sappiamo poi nella storia dell'uomo, nel mito, ci sarà tantissime volte, e quindi gli viene in mente di trasformare qualche cosa che già c'è in qualche cosa che sia un lavoratore primitivo. La storia sembra una favoletta, è un mito e questo viene raccontato. Però appunto in realtà nel mito si chiede direttamente a Ninmah di costruire l'uomo, di fare l'uomo, perché lei sembra essere veramente colei che ha in mano la medicina e quindi la capacità, è una Levi Montalcini dell'antichità, no? È quella che appunto ha in mano tutta una serie di cose, e io credo anche, leggendo da tanti altri miti che raccontano di lei,
per esempio nei Mae Denki, per esempio, o nel Paradiso, oppure altri miti, lei in realtà ha anche in mano la capacità della lunga vita, in qualche modo, no? Cioè dell'allungamento, della vita, o comunque ha questo tipo di controllo. Quindi non è l'ultima arrivata, e a lei chiedono. Lei poi dice, e quindi qui bisogna vedere appunto quanto questa cosa sia dovuta, no? Dice che Enki dovrà purificare l'argilla con la quale poi si costruirà l'uomo, e solo così appunto potrà avvenire questa creazione, che non è una creazione ma è un lavoro, una cosa che impiega tempo, che impiega fatica, non solo, ma impiega anche, attenzione, il sangue di un dio. E chi è questo sangue, chi è questo dio? È il dio Ewa, Eila, Ewa, una cosa così, che è il capo ribelle. È molto carina questa cosa, no? Cioè, se fosse una favola è molto bella, perché ci fa un po' pensare a quanto noi in qualche modo siamo poi figli abbiamo il sangue ribelle dentro di noi, speriamo Beh, di averlo. E quindi appunto si dice proprio, sto raccontando il mito, sì, sì. io me lo si legge. Si dice appunto viene sgozzato in assemblea questo dio, e con questo sangue viene poi lavorata l'argilla, e quindi procura si lavora a fare quest'uomo. La cosa incredibile è che questa cosa anche mitologicamente e simbologicamente ritorna regolarmente. Per esempio anche nei miti sudamericani, no? Maya, Zeki, eccetera, c'è un dio sacrificato, c'è sempre un dio sacrificato. E adesso non voglio essere blasfema, non lo sono, faccio solo una considerazione. Anche il sacrificio di Cristo, no? Ha un po' questo aspetto. Noi comunque abbiamo, come dire, cioè lui si sacrifica, no? Sacrifica per l'uomo, per l'umanità. Non lo so, a me è venuto da pensarlo. È una chiave di lettura, assolutamente, così come leggendo il tuo libro ho anche scoperto che gli altri, mi viene da chiamarli Elohim, ma in realtà sono Anunnaki, hanno usato la loro saliva, quindi hanno un po' sputato in questa argilla perché dalla saliva c'è il DNA. Infatti si dice appunto, poi lei, dopo che ha preparato questa argilla con questo sangue, eccetera, non lo so come, non è specificato, ma anche probabilmente perché gli uomini che hanno scritto quel mito non erano in grado di specificare che cosa fosse successo, no? Però quello che scrivono non è che uno ha fatto e ha creato l'uomo, no? Ma ha lavorato per poterlo fare, e non è venuto bene neanche subito, quindi insomma è stato un Più lavoro tentativi ci sono stati. impegnativo. E comunque appunto invita gli dei a sputare su questa argilla, perché è buffo, perché appunto noi per estrarre il DNA prendiamo la saliva. Facciamo un parallelismo, perché in realtà questa era anche un po' una tesi che è venuta fuori. Il fatto che nell'Antico Testamento non si parli mai di Sumeri, ma di tutti i popoli attorno, potrebbe anche essere una chiave di lettura che i Sumeri erano loro. E quindi Sì. andando a vedere un po' le similitudini, perché sia gli Elohim che gli Anunnaki in realtà non sono immortali, sembrano dei immortali perché vivono molto più a lungo, ma Sì, è proprio come questa durata come se della fossimo vita. noi formiche e loro uomini, no? Cioè le formiche ti guardi e dici, cavolo, quello lì è sempre uguale, vive tantissimo. E quindi anche al momento ci sono degli alberi che vivono 1000 anni e delle forme semplici di insetto che vivono poche ore, quindi E la durata nella vita su questo pianeta è già con un ampio gap. Però mi ha colpito proprio perché, collegato anche al tuo libro, quello che ci ha raccontato Biglino, che a un giorno
queste divinità si sono stufate, hanno detto basta, d'ora in poi l'uomo o le teste nere, come vengono chiamate nel tuo libro, è molesto e allora può diventare anche un pericolo per noi, e sempre con la stessa genetista, quindi come se l'avessero portato un prodotto col difetto di fabbrica, si riporta al creatore, rifammelo, modificamelo perché possa campare solo 120 anni. Compare sia nella Bibbia ma anche nei miti sumeri. 120. Sì, sempre nella Trasis, ed è impressionante questo. Ci sono appunto, c'è un prolungamento del tema, no? E che è appunto questo: l'uomo nasce, no, no, nasce, lo fanno nascere, lo fanno, gli danno certe capacità e quindi si sviluppa, poi probabilmente viene anche selezionato, viene anche in qualche modo forse educato, viene anche migliorato, che so, no? Tante cose che possono essere successe. Io ho intervistato anche Pietro Buffa e lo vedo ogni tanto. E questo è un po' il tema anche della domesticazione, no? Così come appunto un leone poi diventa un cane, ecco, anche noi possiamo essere stati addomesticati e domesticati. Ma quello che dicevi appunto, che adesso mi sono ricordata, ah sì, cosa succede quando appunto l'uomo si riproduce e si riproduce anche malamente, probabilmente è l'epoca dei giganti, è l'epoca questi gigi che si uniscono alle donne terrestri, fanno casino, cioè succedono delle cose che comunque fanno pensare che non siano controllabili in qualche modo. Ecco, forse, non lo so, può essere. Comunque le racconto un po' questo. In realtà nel mito viene detto facevano rumore, disturbavano. E quindi Enlil chiede a Ninmah no, aspetta, prima che chieda a Ninmah di accorciare la vita, come hai detto, e questo succede, e questo è un fatto ed è uno degli ultimi fatti che succedono, ma prima succede qualcos'altro. Prima il tentativo è quello da parte di Enlil, di mandare un virus. Quindi mandare un virus. C'è proprio scritto mandare un virus. Io mi immagino lo sguardo di chi sta guardando questa puntata, avete capito? Mandare, quindi creare, mandare. ok? Mandare, cioè, quindi non è un fatto così naturale, eccetera, ma lo mandano. Lo mandano e questo virus fa il suo dovere perché appunto elimina tanta popolazione, fa soffrire molto gli uomini, eccetera, e viene raccontato in un tempo lungo, perché poi noi pensiamo sempre ai tempi che sono i tempi degli dei, no? Ci riferiamo sempre a quelli, sono veloci, ma evidentemente il tempo è lungo. Questa cosa è talmente sconvolgente, rischia veramente di fare tanto male all'umanità, ed Enki arriva e dà una soluzione. Senza farsi vedere, diciamo, dice agli esseri umani che devono sacrificare ad Adad. Attenzione, devono sacrificare all'unico dio che che la gente non prendeva molto in considerazione. Adad si sente così, no? Si sente così premiato, si sente così molto adorato, eccetera, e quindi si confonde forse e a questo punto manda via il virus. Il virus non c'è più. Allora Enlil dice no, io non sono riuscita a fare quello che volevo, e l'altra cosa che fa, sempre nel mito, manda una carestia, che è abbastanza, insomma, no, possibile. Quello che chiameremo una crisi economica. Esatto, manda una bella crisi economica. E questa carestia è terribile, viene raccontata, mamma mia, no? Nel senso che proprio viene raccontata che a un certo punto si arriva, cioè passa un anno, passano due, passano tre, poi alla fine si arriva quasi si arriva al cannibalismo. Lasciamo stare come è scritto, ma fa impressione. A me dispiace poi dire queste cose, però sono scritte nel mito e le devo dire, insomma. In modo, tra l'altro in modo così anche poetico, ecco, così come sono scritti tutti i miti,
E quindi però si capisce che questo succede. Allora a questo punto anche questo non è servito e allora solo dopo questo viene mandato il diluvio. Quindi siamo nell'evento del diluvio. Poi successivamente, appunto, come sappiamo, è scritto anche, cioè, anche nella Bibbia e tutto, e viene raccontato anche nell'epopea di Gilgamesh, no? È proprio Atrasis, cioè Noè, cioè il Noè sumero, che racconta come appunto gli dei dall'alto vedano questo disastro e piangono. E fra quelli che piangono c'è anche Nilma, che insomma alla fine l'uomo l'ha creato e è anche dispiaciuta almeno, no? Questo. E, e però appunto il fatto che ci siano degli uomini che comunque sono sopravvissuti, eccetera, è un dato positivo anche per Enlil che appunto fa con gli uomini un patto che è un patto così di civiltà, no? Alla fine a questo punto diamo agli uomini la civiltà, diamo agli uomini la possibilità di fondare città, costruire cose dove poi oltretutto noi saremo gli dei riconosciuti. Questa è la storia e quindi dopo il diluvio va tutto bene, no? Siamo a posto. No, perché la vita è troppo lunga. L'uomo ha la vita più lunga di quella che è dell'attuale e quindi la necessità di limitare la vita. Limitarla a 120 anni, come dice la Bibbia, lì non c'è scritto nel mito sumero, non c'è scritto a quanto, però limitiamo la vita dell'uomo e facciamolo sempre chiedendolo e lo fanno chiedendolo a Nilma, la quale sì, escogita una serie di cose che permettono appunto di limitare la vita dell'uomo. E quindi ancora una volta lei agisce, insomma, reagisce su questo con su ordine, diciamo, di Enlil. E passiamo di figura perché arriviamo a un'altra figura storica molto importante che è quella di Inanna e anche qui, anche tu stessa, ci si potrebbe fare veramente un fumetto, potrebbe essere Sì, protagonista guarda, Marvel. spererei tanto di poterlo fare. Ci sto anche quasi riuscendo, insomma, se qualcuno mi ascoltasse. Sì, perché è un personaggio incredibile, è un personaggio che io ho raccontato partendo sempre dai miti che la raccontano, no? Quindi io ci tengo a dire che sto dicendo quello che ho letto, no? E che tutti possono leggere leggendo i miti. La cosa che mi chiedo tutte le volte è come è possibile che chi traduce questi miti non abbia il sospetto che si stia parlando di qualche cosa di reale, di possibilmente reale, perché sono veramente, lo ripeto, coerenti gli uni con gli altri. La storia di un dio con l'altro dio. Io perché mi muovo così che ho tutte queste... Ma a noi ci piace, è Sto fantascientifico anche volando. questo effetto. Sto volando. Va bene. Quindi un dio con l'altro, no? Ecco, c'è una coerenza. E per esempio, quella storia di Nenma è molto coerente, scusami, di Nan è molto coerente perché vedi, lei ha questo, la vedi da giovane, addirittura quando chiede di ottenere più potere, no? Più cose da fare, più incarichi. E proprio c'è un mito che racconta questo, no? E poi quando si innamora, è bellissima la storia d'amore di Nanna con Dumuzi, perché è una storia tenerissima dove lei poi dice delle cose insomma molto romantiche, no? Quando arriverà il mio sposo, il mio re, il mio insomma questo qua è fantastico, ecco. E quindi appunto c'è questa storia d'amore che finisce tragicamente perché Dumuzi muore
Erano un po' un Romeo e Giulietta di È un due Romeo e fazioni Giulietta diverse. dell'antichità, e alla fine, proprio perché loro appartengono a due famiglie diverse, adesso non posso raccontare tutto, però loro appartengono alle due parti in qualche modo anche contrapposte, gli Enchiti e gli Enliliti, quindi hanno, però mettendosi insieme farebbero, insomma, sarebbero molto potenti, molto importanti, ma c'è qualcuno a cui non interessa questo, non piace, Ok. e eccetera, eccetera, Infatti eccetera. noi non Insomma, faremo, ci fermiamo qui perché se no è spoiler, ovviamente il libro Ragazzi, insomma, va letto, anche no, perché ma questo potete leggerlo in tutti i miti sumeri, eccetera. Io ho tentato di metterli in fila, e quindi così, raccontando una storia credibile, che ha così, che ha una logica, ha una sua logica, una logica del mito, nel mito, ecco. certo. Fra Questa è l'altro, la mia sì, pagina, potete andare su La Dea che creò l'uomo, e lo trovate. Fra l'altro, io sono anche felice di questo, perché insomma non ce ne sono tanti di libri con i QR code, che invece io è dal secondo, il primo è appunto era tutta un'altra storia, è il secondo nel quale metto questi QR code per poter portare direttamente attraverso il telefonino le persone sui miei filmati. Sono pillole dei vari filmati fatti in giro per il mondo, e che quindi insomma raccontano appunto questa un'altra storia, diciamo, e raccontano in questo caso la storia, le cose che ho visto legate alla Dea. Perché vedi, la cosa è questa, ci sono, avendo avuto la fortuna di andare in tanti posti, sempre con in mente il tema, no, svegliamo i misteri, svegliamo le domande, ci sono tante cose strane, bisogna andarle a approfondire. Ecco, la trovo una fortuna che deve essere comunicata, e quindi insomma così, è una specie di cosa che voglio che rimanga e che si possa vedere. bene, anche perché l'avevo anticipato anche all'inizio, facciamo un po' da collante tra tutte le puntate, perché io una decina d'anni fa ho conosciuto Cerquetti, che Eh. so che conosci anche tu, e il tuo viaggio in cui hai conosciuto Sicil c'entra proprio con Cerquetti. Quindi, Certo, certo. Infatti, allora, io quando mi spostavo andavo, fra l'altro anche quello c'è su www.nomadizziamoci.it, che è il mio sito e il mio YouTube, c'è appunto una serie di filmati dove racconto io e Sitchin, no? E racconto appunto la storia che parte dall'incontro che ho avuto con lui la prima volta, dove non sapevo assolutamente niente, a poi al fatto che ho girato il mondo con questo tipo di idea, e vedendo tante cose e capendo un po', secondo me, tante cose. Con Cerquetti è stato la persona che, grazie a lui, insomma, sono riuscita a conoscere Sitchin, ed è stata una cosa molto buffa, perché io non sapevo niente di Sitchin, non avevo letto nessun libro, ero dubbiosa, avevo un sacco di domande, mi ero già posta delle domande, e avevo cercato di capire delle cose in vario modo. Però ecco, l'incontro con Sitchin mi ha dato una ha- mi ha dato la possibilità di incominciare a vedere una cosa un po' più completa, no? Ecco. Poi ci sono tante cose che vanno riviste, che vanno studiate, che vanno approfondite, e sono molto felice che sia proprio in Italia ci siano tanti ricercatori che stanno sviluppando le intuizioni di Sitchin, e le stanno approfondendo. Ecco, c'è beh, stato anche un incontro appunto organizzato dall'Altra Genesi e con
l'arco di Diana a Roma, abbiamo fatto questo, abbiamo festeggiato lo Sitchin Day, cioè il giorno, l'anno praticamente della nascita di Zecharia Sitchin. E c'erano diversi ricercatori che hanno scritto cose, libri, eccetera, come Alessandro De Montis, come Marco Pesci, come anche gli approfondimenti che hanno fatto Biglino assieme naturalmente a Buffa su vari temi. Adesso poi ne scordo perché Sì, ci sì, sono sì. tante persone che lavorano su questi temi e spesso magari è un approfondimento di quello che Sitchin aveva intuito. E fra l'altro poi tu li hai visto con mano perché mi è piaciuto un po' questo tuo racconto in cui nei tuoi viaggi, un po' come una sorta di guida turistica alternativa, proponevi delle mete per andare a verificare, a toccare con mano proprio dei siti, proprio con quei luoghi in cui nella terra viene proprio celata ma fino a un certo punto, proprio tutta un'altra storia, ecco. Sì, certo, ma è quello, è il modo, è anche il motivo per cui si viaggia, secondo me. È Eh, sempre il motivo per cui si viaggia è anche il fatto che non ci accontentiamo di quello che ci è stato raccontato, ma su tanti temi. Cioè, mi sono appassionata alla non scoperta dell'America di Cristoforo Colombo. Devo dire che ho una testimonianza che è unica in questo senso, quella appunto di Medina Sidonia, cioè di una duchessa che era appunto era la discendente dei Medina Sidonia, che sono quelli che hanno pagato il viaggio a Cristoforo Colombo, quindi se non lo sa lei, ed ha un archivio pieno di testimonianze di questo tipo. E io l'ho scovata e l'ho intervistata. Ancora adesso, secondo me, rimane una testimonianza importantissima. Poi ce ne sono tantissimi di temi. Un altro tema che mi appassiona è quello del nord e dei popoli del mare, perché c'è da scavare molto anche su questo. E anche nel libro io ho scritto qualche cosa in funzione di questo, nel senso che probabilmente al nord sono successe cose, dal nord sono arrivate cose che insomma dovremmo prendere in considerazione sempre anche attraverso il mare e eh. attraverso i fiumi, cose che non si prende mai in considerazione, Poi no? La gente viaggiava attraverso i fiumi. t'abbiamo visto a Baalbek, Göbekli Tepe, t'abbiamo visto Eh, Mohenjo-Daro in India, i teschi di cristallo, no, i teschi di cristallo, scusami, i teschi allungati, tu ne hai tenuto uno in mano. eh sì, a Malta, a Malta. Il famoso, mica tanto famoso perché l'avevano nascosto. Ci sono andata con Forgione, un altro ricercatore di Bologna, fra l'altro, perché appunto l'idea era quella di cercarli, perché erano stati messi un attimo in un museo e poi erano stati subito elevati. E quindi qualcuno li aveva fotografati, ma poi non si erano perse le tracce. Quindi noi abbiamo fatto una conferenza, abbiamo chiamato il ministro e alla fine sti teschi ce li hanno fatti vedere ed erano così, erano nei sotterranei del museo, eccetera. E li hanno tirati fuori e me li hanno dati in mano. Cosa che, vabbè, è peccato che in quel caso non sono riuscita a ottenere anche che si facesse l'analisi del DNA perché l'avevano promesso e non l'ha fatto mai nessuno, perché sono molto interessanti, Eh. sono allungati e poi vabbè ci sono delle cose particolari di cui, ecco, guardalo qua, è un teschio d'olicocefalo lungo, fra l'altro con un taglio solo sopra. Ora, i Neanderthal erano oligocefali, però l'indagine che è stata fatta successivamente che io poi ho citato nel libro, cioè, ci dimostra che non è Neanderthal, non sono Neanderthal, è proprio un teschio che è diverso da tutti gli altri, insomma. Poi ti abbiamo visto dentro le piramidi, in questa sala del re, questo sarcofago interamente intagliato artificialmente, non si capisce ancora come, e di qui la domanda, hai seguito anche le teorie del professor Malanga, che parla proprio di quella sala che hai Sì, visto?
che servisse a a cose particolari. E effettivamente quando ci sei dentro ti chiedi a che cosa potesse servire. È una cosa tecnica, è una roba tecnica, non ha cioè non può essere, quello non è un sarcofago, cioè a parte che credo che sia stato anche dimostrato che non sono state trovate ossa o cose, o mummie o cose di questo tipo, ma vabbè, è il classico sarcofago che ho visto, ne ho visti tanti e ho visti quei tre sarcofagi che sono sotto nella piana di Giza, c'è un buco che va giù per 33 metri e ci sono andata e là sotto c'è il sarcofago che viene attribuito a Osiride ed è nell'acqua, così come veniva raccontato nel mito, ma al di là di quello, nelle fasi successive, nelle tre fasi in cui si scende, in una di queste ci sono tre sarcofagi che sono di una grandezza spropositata, sono fatti perfettamente, cioè appartengono a questo mondo megalitico che ancora si deve spiegare, insomma, ecco. E quindi nella piramide anche quel sarcofago è assurdo. Ma la cosa incredibile, secondo me, è proprio quella scalinata che c'è, che non è una scalinata, scusate, ma è proprio una salita senza gradini, quindi aveva una funzione tecnica sicuramente, che adesso noi possiamo salire, diciamo, ma che in realtà non ha nulla di percorribile attraverso gradini. Eccola qua, fantastico, bravi. Ecco, mi pare che per entrare dentro alla tomba di un re si possa farlo in quel modo, cioè è assurdo, tu devi piegarti, ma non devozionalmente, ma proprio perché appunto devi introdurti dentro perché era una sala che serviva a qualche cosa, insomma, a qualche altra cosa. Bene, io intanto ti ringrazio per aver partecipato a questa nostra puntata insieme, che è Eh, anche un po' in questo coronavirus li vediamo tutti virtualmente i nostri relatori, ma io spero appena finirà tutto poi di incontrarti personalmente e di proseguire di persona questi discorsi. Molto volentieri, anche perché ci sono tante cose da raccontare. La Dea che creò l'uomo è l'ultima cosa che ho voluto fare perché secondo me andava messo un punto o comunque fatta una domanda su chi potesse poi essere, aver ispirato tutta una serie di immagini che vediamo veramente in tutto il mondo. Quindi ecco, vi invito a seguirmi anche su Misteri per caso, Facebook e sul YouTube, su www.nomadizziamoci.it. Bene, io vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, cercate anche tutte le puntate su Facebook, un po' tutti i social, ce l'abbiamo qua, quindi grazie ancora a Un Editori, grazie a Susi Bledi, grazie a voi per averci seguito, appuntamento alla prossima puntata. Ciao, grazie a te, grazie a voi. Grazie. Davvero, ciao.